Ciao amici, benvenuti sul canale. Oggi gli SH in versione rimaneggiata perché non c'è Lara sono insieme al gruppo Ricerca Iena in versione rimaneggiata perché manca Fabio Bonazza. Esatto. Siamo quindi io e Moreno, che avete già visto in una nostra vecchia ispezione, e siamo in un paese particolarissimo, ragazzi, un paese prima medievale e adesso ha 37 abitanti Circa. e quindi veramente è una frazione di un comune un po' più grande che c'è da queste parti, e siamo venuti a conoscenza anche grazie all'amica Dida e del team Ombre e Oltre di questo cimitero abbandonato che, ahimè, il cimitero non sarà visitabile, o perlomeno cercheremo di visitarlo, ma è sommerso di spazzatura con topi ovunque. Però c'è questa chiesetta che una volta che saremo dentro vi faremo vedere, che ha tutto il suo perché è molto particolare e sembra quasi un po' la Madonna delle Vigne di Trino in versione miniatura, esatto. Quindi è molto particolare. Adesso entriamo e piano piano vedremo se troveremo qualcosa di interessante. A prestissimo. Ciao. Ok ragazzi, siamo dentro, Moreno è già qui con me in rec e siamo in questa chiesa bellissima, seppur molto piccola. Vedete anche quando vi dicevo che assomiglia un pochino alla Madonna delle Vigne è perché è molto piccola ma molto alta e stranamente anche affrescata. Sono rimasti un po' di affreschi bellissimi. E quindi insomma fa piacere che comunque qualcosa sia rimasto di storico, no? Guardate che meraviglia. Noi abbiamo qualche strumento con noi, Moreno c'ha la sua videocamera e abbiamo portato anche il K2 che è qui sull'altare, per il momento è fermo. C'è qualcuno in questa chiesa? È rimasta qualche anima? Se sì, potete fare un rumore o avvicinarvi allo strumento che c'è sull'altare. Avvicinandosi si può illuminare di qualche colore, ci sono tanti colori. Una cosa interessante che vorrei far dire a Moreno è che ha appena montato la sua videocamera, però una batteria si è già fottuta, o sbaglio? Esatto. Ecco, quindi questo è decisamente interessante. È decisamente interessante perché l'ha praticamente messa un minuto fa ed era già scarica, quindi ovviamente Moreno l'ha portata carica, inutile sottolinearlo. Sensazioni, Moreno, tranquillo? Se qualcuno che vuole mettersi in contatto con noi, qualche anima nel cimitero, vuol dirci qualche cosa, se vuol dirci qualche cosa, siamo qui in pace per ascoltare.
Moreno ha anche un registratore, nel caso in cui si senta qualche cosiddetto EVP lo possiamo fare. C'è qualcuno qui in questa chiesa? Se c'è qualcuno può fare un rumore, noi siamo in ascolto, oppure può palesarsi. Abbiamo delle telecamere. Ragazzi, mi si è appena spenta la videocamera, ho dovuto riaccenderla, avete visto il taglio netto che probabilmente avete avvertito mentre guardavate il video, ma mi si è appena spenta e tengo a sottolineare che la batteria è molto carica, c'ho il 95% di carica, quindi però mi si è spenta, così come a Moreno gli si sono scaricate le batterie in men che non si dica, quindi Se c'è qualcuno qua con noi, ripeto, che vuole darci un segno. ragazzi, ho spento la mia videocamera, ho controllato se ho registrato quello che ho registrato prima e ho per fortuna registrato tutto, però per scrupolo ho guardato perché si è interrotta proprio la registrazione mentre parlavo, quindi avrete, ripeto, avvertito forse che mentre parlavo o stavo riprendendo a un certo punto è andata in blackout, ecco, quindi ahimè non è una cosa dipesa da me, non ho schiacciato niente di strano io, si è proprio spenta, però nello stesso tempo a Moreno, torno a ripetere, gli si è scaricata la sua batteria subito, quindi se tanto mi dà tanto qualcosa qui c'è, però sapete la nostra filosofia, finché non vediamo non crediamo, insomma. C'è qualcuno qui? Io provo ad andare nel piccolo cimitero, anche per quei pantaloni più lunghi la nostra. Com'è? Provo ad andare nel piccolo cimitero qua di dietro. Provo anch'io, dai, vediamo un po' se si riesce ad accedere. Sì, ma no, provo anch'io anche se li ho corti, però dai, proviamo a vedere se si riesce ad accedere. Bene ragazzi, noi siamo usciti dalla chiesetta e vediamo se si riesce a entrare nel cimiterino che c'è qua, perché come ripeto ragazzi è pieno di arbusti e spazzatura e quanto di peggio si può trovare in un posto simile, anche perché per quanto abbandonato sia non mi sembra corretto lasciarlo in queste condizioni, anche per la sua sacralità, insomma. Comunque appena entrati lì le nostre belle stranezze le abbiamo beccate, perché per farmi spegnere la macchina di colpo che è al 96% di batteria e per fargli scaricare tutta la batteria Moreno, insomma qualcosa vorrà dire, eh? Non si scaricano da sole le cose, quindi vediamo adesso se si riesce a entrare. Qui ci deve essere un ingresso un pochino, ecco, vediamo se riusciamo a passare indenni. Ragazzi, io purtroppo sono anche uscito in manica, cioè scusate, in pantaloni corti, perché qui ci sono più di 30 gradi oggi, quindi non me la sono sentita di vestirmi in maniera diversa, però è stato bravo il nostro Moreno invece a
cimitero è questo, come vedete. Infatti, il cimitero è questo, però vedete ragazzi ci sono... In fondo nella cappelletta dove eravamo c'è un'entrata, ma non so se riuscirò ad andare. Dubito. Sono mezzo matto dentro perché... No, ma poi Moreno lì non vedi neanche dove metti i piedi, se c'è un buco vai dentro fisso. Quindi vedete ragazzi ci sono c'è di tutto a terra, tutto che non ha nulla a che vedere col cimitero. E praticamente le tombe dovrebbero essere qui, sotto questi arbusti e questa spazzatura di ogni tipo. No, ma purtroppo non si riesce. No, non si riesce Moreno. Ci sono proprio i rovi. No, ma a parte i rovi, ma poi è proprio pieno di spazzatura fino all'orlo, quindi non so se ne vale la pena. Cioè, vale la pena, magari non riesci neanche a vedere niente. Sì, in effetti abbiamo visto che anche la stessa cappelletta dove siamo appena entrati è in stato pietoso, adesso è solo casa dei piccioni e di poco altro, però quantomeno abbiamo visto Moreno, no, che tutti i dipinti sono rimasti più o meno intatti. Questo è una cosa positiva. C'è una storia sul castello e sulla chiesetta che devo andare a riscartabellare dentro in internet perché era proprio una cosa del Medioevo. Certo, sì, andremo magari a prendere informazioni più dettagliate e niente, torniamo magari dentro, vediamo di capirci qualcosa di quello che c'è, se c'è. Beh, il se c'è comincerei a metterlo da parte perché, ripeto, qualcosa è successo. Non sarà niente di trascendentale, però. K2 è sempre fermo. K2 è fermo. Abbiamo ovviamente spento tutti i dispositivi telefonici, quindi riesci a vedere qualcosa con la videocamera? Praticamente si vede tutta la scarpaglia e l'entrata e l'ingresso come della cappelletta sotto, diciamo sarà stata una sacrestia, qualche cosa. Prima sono riuscito a illuminare, eccola qua. Però anche arrivare a accedere, lì è tutto mezzo crepato sotto. Non so Sì. Niente, entriamo un attimino ancora nella chiesa, vediamo se registriamo qualcosa di interessante. Vi ricordo ragazzi che questo è un paese di 37 anime, quindi praticamente ci sarà il macellaio, l'edicolante e il barista, quindi è veramente un paese di poche anime e tra l'altro qui il paese non l'abbiamo ancora visto, cioè siamo entrati ma... E lì dove c'è il castello? Ah, è lì? C'è un castello? Sì, sarebbe il castello con annesso il cimitero e dietro c'è tutta la storia che devo andare. Quindi un castello, ma è attivo o... Il castello penso di sì. Anche perché ci sono vicini dei campi arati, magari qualcosa di agricolo c'è. Sarebbe interessante farci un giro, magari possiamo vedere, immagino se ci sono terreni non incolti che sia tutto curato lì accanto. Sì. Vabbè, magari facciamo tappa dopo quando andiamo verso casa. Vediamo se intanto qua si sente o si vede qualcosa. Siamo nel bel mezzo della pianura padana, ragazzi, guardate, chilometri di piattume totale. Qui c'è anche un piccolo rigagnolo d'acqua, anzi no, è un fiumiciattolo.
di là probabilmente c'è vicino una cascina, è tutto annesso alla cascina. Come andare là a Lucedio, che è dentro nella vera chiesa dove dovrebbe succedere qualcosa, che non è Madonna delle Vigne ma il Principato di Lucedio. Esatto. E là l'hanno rifatto come risaia, come... Sì, questo noi l'avevamo anche detto mediante un documentario di Lara che aveva spiegato bene ciò che dovrebbe o non dovrebbe esserci dentro la chiesa della Madonna delle Vigne, perché se mai qualcosa si dovesse manifestare, si dovrebbe manifestare il famoso organo, al sì. contrario dovrebbe manifestarsi nella chiesa di Lucedio. Esatto, e non nella chiesa della Madonna delle Vigne, quindi insomma. Ok ragazzi, siamo entrati nuovamente nella chiesetta. Chiesetta, chiesona, perché anche se è stretta, cioè anche se è piccola è molto alta, eh. Poi è molto bella, vedete i dipinti che ci sono ancora sui muri e tenuti decisamente bene, sono solamente vecchi, ecco, quindi sono stati soggetti ad essere rovinati per l'umidità e quant'altro, ma nessuno per fortuna li ha imbrattati, l'altare è in ottime condizioni, solo ovviamente i piccioni hanno fatto visita a questo posto, però niente di rotto, ecco. C'è qualcuno qui con noi? Se sì, può lasciar detto qualcosa, fare un rumore o avvicinarsi allo strumento che è in mano il nostro amico. Sei stato tu coi piedi, sì? Sì. Ah, ok. Boh. Ho sentito un passo forte, ma immaginavo fossi stato tu. C'è qualcuno qui? Abbiamo uno strumento che può cambiare le luci per farci capire che ci siete, oppure potrete fare un rumore. Abbiamo notato che ci si sono scaricate le pile e mi si è bloccata la mia videocamera poco prima di entrare. Anzi, una volta entrati. Veramente bellissimo sto posto. Peccato semplicemente che era lasciato lì andare, non aveva Sì, peccato che sia lasciato qui così. i trattori che ci sono. Potevano avercene più cura, se non altro del cimitero, perché il cimitero, avete visto, è un ricettacolo di spazzatura e basta, quindi non c'è niente che possa essere recuperato, almeno in questo momento, almeno che non si tolga tutto e si faccia pulizia dei rovi. Ma questa cosa che c'è in basso, cos'era? Tipo un ossario, no? Penso che sia stato tipo un ossario, magari come fanno i cimiteri quando portano le salme prima da seppellire. Sì. Però guarda Moreno, guarda il mio display, adesso non ha niente, però mi ha... No, non ha sfarfallato, è venuto un quadratino come se ci fosse un volto giù. Adesso non lo fa più. Ecco,
Hai visto? Adesso non è più. Guarda. Guarda. Ragazzi, mi segna un volto laggiù. Questo è parecchio strano perché ci sono su giù dei sassi. O perlomeno c'era qualcosa che... Probabilmente c'era un ossario, ma chissà... Adesso non è rimasto più niente. Ma scendere non si potrà scendere, no? No, perché ho guardato di là e non si riesce a passare per la steppata, dove ho guardato prima. Ah, ok, si scendeva da lì? Ah, ok. Quindi ragazzi giù, almeno che ti ci cali, ma poi come sali? Anche no. Calo della mia batteria non indifferente, però non lo so. Guarda la batteria. Era tutta piena. Non la vedo. Sì. Ciao amici, piccola analisi e subito dopo questo piccolo video. Allora, io e Moreno del gruppo Ricerca Iena, che ovviamente ringrazio, ci siamo recati in questo piccolo paesino del Pavese, in provincia di Pavia, che ha veramente, l'abbiamo detto nel video, ma non è uno scherzo, 37 abitanti ragazzi, 37 abitanti, quindi ci sarà il macellaio, il panettiere, il farmacista, la suora, il prete e poche altre persone, insomma. E ci siamo recati qui perché Dida del team Ombre d'Oltre ci ha consigliato di andare a vedere questo posto, ed è una chiesetta molto bella, ben conservata, e quindi avete visto anche addirittura i dipinti, no, che ci sono al suo interno, ma è una chiesetta che assomiglia in maniera piuttosto marcata alla Madonna delle Vigne di Trino Vercellese. Avete visto, molto stretta ma molto alta, ecco, a me l'ha ricordata molto. Però è ben tenuta, ecco. Trino Vercellese, la Madonna delle Vigne, è conciata veramente in uno stato deplorevole, invece qui era effettivamente tutta ben tenuta, solo il tempo ha lasciato il segno, quindi umidità, un po' le pareti scrostate e poco altro, e poi vabbè i piccioni, ma quelli purtroppo li si trovano ovunque, ogni qualvolta si va in un posto dimenticato da Dio e dal mondo. Siamo anche andati a vedere questo cimiterino piccolino adiacente alla chiesa, ma avete visto ragazzi, è un ricettacolo di spazzatura e addirittura di topi, insomma veramente brutto, e poi con una vegetazione a dir poco rigogliosa, e quindi è anche difficile entrare al suo interno. Dubitiamo, perché poi ce lo siamo detti anche con Moreno in macchina, che si possono ancora trovare le lapidi, chissà dove sono finite. Che dire, non abbiamo ovviamente avvertito niente di strano, ma sicuramente da segnalare sono le anomalie dettate dalle videocamere. Avete visto, Moreno dopo un minuto aveva già tutto scarico, ha cambiato preventivamente la batteria, ma pochi minuti dopo o una mezz'ora dopo, insomma, è andata a terra anche la sua. Per quanto mi riguarda, io avevo una Action Cam che ha una batteria veramente forte, che dura parecchio, ma avete visto, di punto in bianco mentre parlavo si è interrotta la registrazione e mi si è spenta. L'ho riaccesa e per fortuna mia la percentuale di batteria era ancora decisamente elevata, avevo il 95 o il 96%, ecco, però non si spiega il perché, insomma si è interrotta così di colpo, di punto in bianco mentre parlavo. Poi anche la mia è calata decisamente, e quindi forse mi viene da dire che questa passeggiata ha comunque lasciato segno, ci ha riservato qualche bella sorpresina. Siamo stati bene, ovviamente, il posto era, come ripeto, bellissimo, la giornata era stupenda, c'era un sole meraviglioso, però ecco, quello che abbiamo riscontrato è questo. E poi qualche EVP, avete sentito, c'è stata una voce femminile che non so quanto bene si possa sentire, però insomma io l'ho sentita decisamente bene. Un passo, mi è sembrato un passo che però tendo ad escludere che io e Moreno lo sia fatto, perché eravamo immobili, l'avete visto anche nelle riprese, Moreno era fermo sull'altare, io lo stavo riprendendo ed eravamo entrambi fermi.
e poi un altro rumore all'inizio non ben definito, sembrava quasi un verso, ma potrebbe essere anche un animale. Insomma, comunque qualcosa è successo, ragazzi, qualcosa è successo. Come diciamo spesso, si va via con la voglia di fare una passeggiata, di scoprire un posto nuovo e nulla più, e poi invece si torna con il sacco abbastanza pieno. Dico abbastanza perché, come ripeto, non è successo niente di eclatante, però sicuramente qualcosa che ci ha fatto pensare l'abbiamo registrato. Moreno non sa che io sto facendo questo video, non ha ancora visto il video, magari lui avrà anche registrato altre cose, lo spero, in modo tale che si possa anche, insomma, in qualche modo presentarlo in un secondo momento anche a voi. Quindi io lo ringrazio, Moreno, del gruppo Ricerca Iena. Eravamo rimaneggiatissimi perché Lara in questo periodo è fuori città, per cui insomma siamo andati io in versione rimaneggiata quale rappresentante degli SH e Moreno in versione rimaneggiata senza Fabio Bonazza, l'amico Fabio. Va bene, allora è stato un piacere come sempre illustrarvi ciò che noi si è fatto. Vi ringraziamo della visione del video, se vi è piaciuto lasciate un like, datevi una bella botta, boom, così, e condividetelo, ditelo ai vostri amici, e a prestissimo. Ciao!